Dalla creatività artistica e dall'indagine esoterica di Fabio Listrani, un mazzo significativo, tenebroso e ricco di simboli, che trasporta con le sue atmosfere oscure il pensiero esoterico e cabalistico di Aleister Crowley e di altri grandi maestri dell'occulto. Questo mazzo agita le profondità dell'inconscio umano alla ricerca della luce nascosta anche nell'abisso più oscuro. Ecco i Night Sun Tarot. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Prima della fine della puntata troverete la schermata per accedere agli interattivi dedicati all'amore e l'icona per iscriversi al canale, nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Ciao, benvenuti a tutti, cominciamo la conoscenza di questo mazzo a partire dall'analisi fisica dalla scatolina. Mazzo ovviamente creato da Fabio Listrani per lo scarabeo. Night Sun Tarot vuol dire effettivamente tarocchi del sole notturno. Come potete vedere è una scatolina di quelle classiche standard dello scarabeo, i segni del tempo si fanno già sentire, infatti è un po' rovinata. È perché questa è un'edizione del 2014, nera, lucida, vediamo in tutta la sua bellezza, troviamo anche le indicazioni delle lingue presenti all'interno del libretto: inglese, spagnolo, italiano, francese e tedesco. E poi insomma qualche riferimento grafico a quelle che saranno proprio le carte all'interno. Possiamo aprire la nostra scatolina e quindi andare a vedere che effettivamente all'interno c'è questo esile libricino molto molto sottile, direi peccato, perché comunque, come vedremo andando a conoscere questo mazzo, è talmente ricco, abbondante di simbologia, che avrei preferito prima di tutto un'edizione molto d'élite o deluxe, se si può dire, e quindi sia le carte stesse sia il libretto più amplificato, però diciamo va bene per iniziare ad avere un'infarinatura, una conoscenza, per poi approfondire successivamente con altre fonti. Le varie lingue troviamo subito l'inglese, poi insomma l'italiano, una piccola spiegazione del Night Sun Tarot molto molto breve, e poi troviamo subito l'analisi degli arcani maggiori e degli arcani minori. E poi all'inizio abbiamo visto che c'è questa lettura consigliata, e quindi alla fine della spiegazione troverete le istruzioni per usufruire di questa lettura, il tridente di Shiva, dove prevede in pratica la separazione del mazzo in due, quindi arcani maggiori da un lato e arcani minori dall'altro. Adesso procediamo proprio con la visione del nostro mazzo, indicativamente per darvi un'idea. Io ho mani abbastanza piccole, quindi potete immaginare che è abbastanza maneggevole. Le misure sono 6,6 cm per 12, l'intero mazzo è di 2,5 cm, quindi misura standard. Le carte sono abbastanza sottili effettivamente,
Dovrebbero essere resistenti, questo sì, però nel tempo si potrebbero rovinare soprattutto ai bordi, quindi consiglio un tipo di mescolamento, ma questo lo consiglio sempre, un tipo di mescolamento abbastanza, diciamo, delicato per cercare di preservare il più possibile l'integrità del mazzo nel tempo. Come possiamo vedere, troviamo una carta di copertina, l'ultima di pubblicità, e poi vi posso già dire del retro. Del retro già si può vedere e notare che queste carte hanno un bordo bianco, ogni carta è incorniciata da questo, io direi, dorato, e sembra un po' Art Nouveau questa cornice. Il retro non è reversibile, quindi in teoria non dovrebbe essere prevista la lettura a carte rovesciate. Io solitamente non la uso, e soprattutto con queste tipologie di mazzi sono talmente abbastanza ricchi ed esaustivi di interpretati, di simboli, di significati, che secondo me vanno benissimo da utilizzare solo al dritto. E quindi vabbè, non è assolutamente di disturbo. Troviamo questo retro con le simbologie, con questo disegno quasi psichedelico che ci fa addentrare in questa figura a triangolo con questo cerchio. E poi, diciamo, ovviamente troviamo l'ambigramma, questo sì che è irreversibile, l'ambigramma del, appunto, il titolo del mazzo Night Sun. E adesso possiamo procedere con la conoscenza partendo proprio dagli arcani maggiori. Eccoci di fronte ai primi 22 arcani maggiori. Consiglio sempre di posizionare le carte in questo modo, e cioè mettere il matto da parte, e poi questa disposizione che vi permette di avere una visione completa, in questo caso dei primi 22 arcani maggiori, e poi andremo a vedere i 4 gruppi dei minori. Abbiamo già parlato di ogni singola carta, sia diciamo del retro, anche del fronte. Cominciate a vedere il bordino bianco e poi questo ghirigoro, chiamiamolo così, un po' Art Nouveau, sul dorato, beige anche, e l'analisi proprio della carta vede ovviamente l'immagine che raffigura appunto la carta stessa, il soggetto. Troviamo la dicitura molto piccolina, forse potreste avere qualche difficoltà a leggere, il nome della carta in basso, il numero di riferimento al centro in alto, quindi in alto, qui trovate il matto e qui trovate il numero 0. E quindi così di ogni singola carta. E adesso vediamo i simbolini che si possono riconoscere nelle varie carte. Nei maggiori troviamo a sinistra, troveremo nelle varie carte o un elemento o un pianeta oppure un segno zodiacale, mentre a destra troverete il riferimento cabalistico. E poi invece sarà diverso negli arcani minori, e lo vedremo successivamente. Questo mazzo lo potete notare, ovviamente Fabio Listrani con il suo stile confondibile, per alcuni potrebbe essere fumettistico, per altri comunque diciamo, si nota la parte digitale, però diciamo, è molto interessante perché ha uno stile tutto suo. Ovviamente deve piacere, a me piace tantissimo, è coinvolgente, ogni singola carta è molto intensa perché, come vi dicevo,
è ricca, tutta la raccolta delle carte è ricca di simbologia, e infatti questo mazzo è una sintesi perfetta di diverse culture e tradizioni esoteriche. Troviamo la Golden Dawn, troviamo la filosofia telemica di Aleister Crowley, troviamo Thoth, troviamo anche Rider-Waite-Smith, la cultura orientale, la geometria sacra, l'astrologia, la cabala, abbiamo parlato anche degli elementali, quindi c'è di tutto di più, e quindi capisco che può essere talmente intenso e pieno da risultare effettivamente molto complesso e difficile anche l'analisi di ogni singola carta. C'è scritto anche sul librettino effettivamente che Listrani ha adottato un approccio duplice attraverso simboli orientali e occidentali, e l'approccio olistico, cioè dove tutto è strettamente collegato, connesso, in un dialogo anche tra le varie carte, quindi dove per esempio troveremo l'uovo chiuso nella mano della papessa e invece lo troviamo aperto poi nell'imperatrice, eccetera eccetera. Quindi tanti piccoli accorgimenti, tante piccole cose che secondo me vi aiuteranno proprio a capire che effettivamente l'artista ha fatto un lavoro sublime e meraviglioso, un lavoraccio anche, perché non solo li ha creati ma si è occupato anche del libretto. Come vi dicevo, peccato che non ci siano più indicazioni sui significati e possibili interpretazioni. Un'altra cosa che insomma qui nei maggiori potete insomma soffermarvi a vederle, ma li vedrete meglio perché dopo ci sarà uno slideshow per osservarli proprio uno a uno. Qui si segue l'orientamento Waite-Smith, cioè troviamo al numero 8, troviamo in genere l'orientamento Waite-Smith, però nel numero 8 e nella giustizia, diciamo numero 11 e 8, infatti non segue quella Waite-Smith perché ci sono anche dei riferimenti ai marsigliesi, e quindi troveremo proprio la giustizia al numero 8 e la forza al numero 11. Qualcosa anche a livello grafico certamente, perché ve lo mostro giusto per farvi capire, a proposito quella un po' più eclatante, che magari molti di voi potrebbero subito intercettare, la carta degli amanti. Gli amanti segue quella marsigliese effettivamente perché giusto per farvi notare appunto la grafica, quella classica Waite-Smith dove si vede l'angelo al di sopra dell'uomo e dell'uomo e della donna, e invece nella marsigliese c'è l'angelo al di sopra con l'uomo e le due donne a destra e a sinistra. Questa è giusto una piccola disquisizione. Adesso possiamo procedere con l'analisi, e vi ricordo comunque che c'è lo slideshow, e vi ricordo che se vi dovesse piacere questo mazzo in descrizione trovate i link per acquistarlo, e procediamo, andiamo avanti.
Eccoci di fronte al primo gruppo, il seme coppe, elemento acqua. Faccio una piccola premessa, ovviamente, che vale anche per gli altri gruppi e quindi gli altri semi. Io ho inserito questa disposizione effettivamente come ho trovato nel libretto, soprattutto nelle carte di corte, dove troverete appunto i significati a partire dal paggio, la regina di coppe e poi il re e il cavaliere. Altre cose interessanti di tutti gli arcani minori, che ogni gruppo ha un suo colore prevalente. In questo caso, visto che l'elemento è acqua, i colori tendono al blu scuro, al celeste e questo simile verde acqua, quindi tutti i colori appunto legati a questo elemento. Ogni carta, anche qui troviamo il nome in basso del gruppo, in questo caso scritto coppe, il numero in romano, quindi anche per tutti i numerali ci sono i numeri in romano, quindi dall'1 al 10, e in alto troveremo ovviamente per tutti i minori, quindi diciamo ricordo, il governatore planetario, chiamiamolo così, e poi il segno zodiacale. In questo caso io ho preso l'asso, ovviamente c'è il simbolo in entrambi i casi dell'acqua, invece per gli altri, come appunto vi dicevo, troviamo il gruppo, il governatore planetario, e poi a destra, scusate, troviamo il riferimento zodiacale, cosa che effettivamente va a cambiare nelle carte di corte, dove troveremo. Adesso diciamo, ve lo mostro a partire dal paggio, dove troveremo l'elemento a sinistra che si riferisce proprio alla figura, quindi anche tutti gli altri al paggio sarà inserito l'elemento terra, e poi ovviamente nella parte sinistra ci sarà l'elemento di riferimento proprio del seme stesso, e quindi via discorrendo. Quindi tutti i paggi, anche degli altri semi, tutte le regine e tutti i re e i cavalieri, quindi avranno terra, acqua, aria e fuoco. Quindi già possiamo capire effettivamente che questo mazzo può essere proprio letto dal punto di vista astrologico, elementale, quindi non solo per gli elementi inseriti a livello grafico, ma anche a livello di colori. Quindi se volete potete fermare il video in questo momento per visionare meglio queste carte, e possiamo andare oltre con il prossimo seme. Eccoci di fronte al secondo gruppo, quello dei pentacoli o denari. Anche qui abbiamo il gruppo numerale, quindi dal 1 a 10, e poi le carte di corte. Ovviamente ci sono troppe cose da dire, non mi sto a soffermare proprio su tutto, perché altrimenti questa puntata durerebbe un giorno intero, quindi consiglio effettivamente se vi dovesse piacere questo mazzo, di approfondire lo studio. Ne vale la pena effettivamente, perché è talmente potenziale a livello di lettura e di interpretazione, cioè si possono fare letture di tutti i tipi. Addirittura, secondo me, essendo anche un mazzo dove ci sono tantissimi riferimenti magici, magari per chi è interessato a fare ritualistica, ecco, possono essere impiegati anche per questa attività. Quindi qui ci troviamo di fronte ai pentacoli, che si nota immediatamente, diciamo, l'utilizzo di questi pentacoli che richiamano un po' a quelle famose monete cinesi che hanno il quadratino in mezzo. Ecco, la differenza è che questi hanno al centro un pentagono.
Qui il colore, come potete notare, dominante è di riferimento all'elemento terra, quindi marrone chiaro, anche scuro, e soprattutto il verde. Può sembrare, diciamo, per certi aspetti, come vi dicevo, non ci si deve proprio soffermare tantissimo a cercare le varie tradizioni nelle singole carte. Secondo me si deve fare appunto un lavoro un po' più distaccato, quindi di andare a cogliere proprio le simbologie, le interpretazioni al di là di ogni singola tradizione esoterica. Come abbiamo detto, diciamo, sin dall'inizio, effettivamente si possono riscontrare nelle varie carte la cultura orientale. Qui nel 7, come potete vedere, ci sono i centri energetici dei chakra. L'abbiamo visto, se ci avete fatto caso, anche negli arcani maggiori, adesso giusto per farvi notare qualcosina. Nella carta della ruota di fortuna abbiamo gli esagrammi dei Ching qui in questa parte della carta, poi qui addirittura troviamo Shiva. Quindi ci sono tantissimi riferimenti che si possono cogliere nelle varie carte, però ovviamente consiglio di non soffermarsi eccessivamente. E adesso proseguiamo il nostro viaggio, andiamo a vedere il prossimo seme. Eccoci di fronte al terzo gruppo, quello dei bastoni, evidentemente collegato all'elemento fuoco, e lo riconosciamo perfettamente dal colore che tende a questo rosso arancio molto dominante. Anche qui troviamo i 10 numerali e poi le nostre carte di corte. Come vi dicevo, essendo un mazzo esoterico, secondo me può essere utilizzato in tantissimi modi. Può essere veramente difficile per un neofita approcciarsi a questo mazzo, però consiglio comunque di averlo, a parte per la bellezza, ovviamente se vi dovesse piacere questo tipo di grafica, ma soprattutto se desiderate conoscere, sperimentare, andare magari oltre a una tradizione esoterica, cioè se già li leggete, se volete ampliare, appunto conoscere le altre, o addirittura come in questo caso cercare proprio di amalgamarle tutte per utilizzarle proprio per fare un'indagine profonda. Soprattutto consiglio di fare un percorso a livello interiore spirituale, perché questo mazzo parla proprio del nostro profondo, del nostro subconscio, ed è capace di tirar fuori veramente tante cose interessanti, soprattutto per conoscersi meglio. E adesso proseguiamo il nostro cammino andando a vedere l'ultimo seme. Ed eccoci arrivati all'ultimo gruppo di questi arcani minori, facilmente riconoscibile, quello delle spade, con questo colore, un giallo molto chiaro, anche un po', diciamo, di celeste, ovviamente, che richiama l'elemento dell'aria. Ho riscontrato un piccolo errorino nel libretto, perché qui effettivamente c'è scritto centro intellettuale fuoco, e invece probabilmente è solo un errore, ma si può rimediare. Quindi abbiamo detto elemento aria. Anche qui, se volete, potete fermare il video per visionarli meglio. È normale purtroppo che questo è uno dei semi un po' più complessi, un po' più difficili e dolorosi. Ci sono tantissime interpretazioni abbastanza affascinanti. Qui possiamo trovare questo 3 di spade, dove in realtà si riconosce, come nella tradizione Waite-Smith, un cuore trafitto, solo c'è questa interessante dualità che
probabilmente può essere proprio superata da questa grande spada al centro. Interessante anche il 4 di spade e il concetto di essere fermi, in questo caso in un modo abbastanza tortuoso e difficile, proprio su queste 4 spade, probabilmente ad indicare di quanto lo star fermi può essere anche un po' troppo difficile e pericoloso a volte, e perché effettivamente poi lo vediamo come se fosse quasi una storia raccontata, perché come vi dicevo sin dall'inizio c'è proprio una stretta connessione tra le varie carte, e poi qui effettivamente arriva il concetto di conflitto, di difficoltà proprio nel 5 di spade, eccetera eccetera. Quindi cioè, secondo me è proprio da concentrarsi, studiare attentamente, prendere ogni singola carta, e ognuno di voi sono sicura che potrebbe estrapolare delle interpretazioni molto interessanti da adottare nelle proprie letture. Potrebbe essere un mazzo per alcuni un po' inquietante, per me non lo è assolutamente, ci sono molte nudità ma non è un problema. Dipende se volete lasciarvi coinvolgere a livello intuitivo dalle varie immagini e simbologie, oppure se preferite appunto qualcosa di più semplice, tra virgolette, e più austero, dove non ci sono tanti simboli, tante diciamo immagini abbastanza complesse e intricate. Come vi dicevo, si può essere un po' inquietante, non l'ho mostrato diciamo all'inizio, non mi sono soffermata, però giusto così per darvi un'idea su quella che per me è una delle carte diciamo, molto affascinanti, però abbastanza inquietante. La carta della morte, dove appunto troviamo questa figura che rappresenta la morte stessa, però è incinta, quindi c'è questo grande pancione, e in effetti ci sta anche col concetto di trasformazione, morte e rinascita. Quindi per concludere, non è proprio un mazzo consigliato per chi vuole iniziare alle prime armi, a meno che siate dei temerari e che quindi volete spingervi subito verso la conoscenza di, come abbiamo detto, varie tradizioni esoteriche. Sicuramente è un mazzo da utilizzare a livello intuitivo per crescita personale, per lavoro soprattutto sull'ombra, e poi effettivamente si presta a tutte le tipologie di letture. Ovviamente si deve entrare un po' nel meccanismo, ci si deve prendere il tempo di studiarlo. Si conclude qui la puntata, vi ringrazio per avermi seguita. Ovviamente se volete sul canale potete trovare tante altre cose e tanti altri video interessanti, se volete potete seguirmi anche su Instagram. Grazie di nuovo a tutti, ciao, alla prossima!